Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, quarantena forzata, sono al settimo giorno, non lo so, non me lo ricordo più, ho già perso il conto, sto impazzendo e quindi che fare? Per passare qualche oretta mi metto a registrare qualche video e poi a montarlo, in modo da tenermi un po' occupato e cercare magari di tenere compagnia anche a voi. Quindi, bruttone clamoroso. Ho intenzione di fare qualche video, una serie, chiamiamola così, di video di domande e risposte. Quindi cercherò di selezionare di volta in volta quelle che sono le domande, le curiosità più gettonate. Proverò, perché non è detto che ci riesca, ma proverò di volta in volta a rispondere e a cercare di approfondire un pochino l'argomento. La prima domanda che voglio trattare, il primo argomento che voglio trattare è il seguente, che è una domanda che mi viene rivolta spesso, non so perché sicuramente non credo di avere tutte le risposte, ma è la seguente: perché cappotto? Dove sbaglio? Perché quando vado a pescare non prendo mai nulla? Non lo so. Ce n'è un'altra? Si può avere la domanda di riserva? No, allora, questa è una domanda molto difficile. È una domanda molto difficile perché per avere una risposta a una domanda del genere, credo che la si ottenga soltanto con l'esperienza. L'esperienza di anni è l'unica strategia da avere per riuscire a dare una risposta a questa domanda. Mi rendo conto che ovviamente una persona che ha iniziato da poco ovviamente non può contare su questa cosa, e quindi cercherò di dare dei piccoli consigli per fugare almeno in parte qualche dubbio sull'argomento. Il primo consiglio che posso sicuramente darvi è quello di cercare di focalizzare le vostre energie e le vostre uscite a seconda degli spot che avete, a seconda di quello che offrono gli spot in cui pescate. Quindi se voi ad esempio abitate in una regione o in un posto dove gli spot sono principalmente composti da magari spiagge basse frequentate per la maggior parte da predatori del sottoriva, come possono essere le spigole, i serra o piuttosto magari i barracuda e via dicendo, la cosa migliore è concentrarsi e focalizzare le vostre uscite su questi predatori qui. Quindi evitate magari so che è bello lo short jigging e tutto, però cercare magari di intestardirsi e prendere un dentice, una cernia o magari anche un alletterato in pochi metri d'acqua sabbiosa potrebbe essere una gran perdita di tempo, demotivante, vi scenderanno i testicoli sotto i piedi nella ricerca di una cosa che potrebbe rivelarsi un fantasma, e quindi in questo caso qui alla fine vi demotiverete, l'ho detto giusto, demotiverete senza avere risultati. Perché? Perché state inseguendo un pesce che molto probabilmente non è presente o è presente in rarissimi casi. Quindi la cosa migliore da fare è cercare di focalizzare, cercare di mettere tutte le vostre energie su quello che vi offre il vostro territorio, su quello che vi offre il vostro spot, a meno che non abbiate la possibilità di spostarvi, di viaggiare. Allora in quel caso è un altro paio di maniche. Però se non potete, cercate di focalizzare, di specializzarvi e di mettere le vostre energie, il vostro tempo libero in quella specie e in quella tecnica di pesca. Fate una cosa, fatela bene. La cosa peggiore che potete fare è mettervi e cercare di fare 1000 tecniche perché avete visto quello, avete visto il video. No, è la cosa più deleteria. Fate una tecnica, 2, fatele bene. Quando fate una cosa cercate di mettere le vostre energie, la vostra concentrazione in quello che fate. Questo è il mio primo consiglio. Allora, il secondo fattore è quello, una volta che avete capito la specie o le specie che è più facile incontrare nei vostri spot, è quello di capire come funzionano gli spot, perché gli spot, a seconda delle condizioni meteo marine che abbiamo, possono attivarsi e quindi essere con del pesce presente più o meno attivo,
possono essere mediamente attivi, quindi del pesce magari poco presente o poco attivo, ma comunque qualcosa magari, come si dice, gira, o possono essere completamente deserti senza nessun tipo di forma di vita, e in quel caso lì direi che non ha assolutamente senso continuare a lanciare. Come scoprirlo? Andando a pescare. Ancora una volta, questa è l'unica soluzione, l'unico consiglio che posso darvi è quello di andare a pescare. Non abbiate paura di prendere dei cappotti, i cappotti fanno parte del gioco e bisognerebbe a volte anche vederli come una lezione, come un investimento per il futuro. Se voi andate ad esempio in uno spot che non conoscete, lo frequentate magari 4-5 volte, con una direzione del vento che può essere ad esempio vento da est, una determinata altezza d'onda in tutte queste 4 o 5 uscite che fate, e in tutte queste 4 o 5 uscite che fate non toccate un pesce neanche per sbaglio, questo già vi fa capire che probabilmente quello spot lì con quella direzione del vento diventa un deserto. La prova del 9 potete farla andando con una direzione del vento completamente diversa o con delle condizioni magari con un'altezza d'onda completamente diversa, vedere a quel punto se toccate, se avvertite magari della presenza di pesci, magari degli strike o anche un pesce preso, un pesce perso, insomma qualsiasi cosa che vi fa capire che in quella situazione è un pesce presente. Quella sarà la prova del 9 per capire che appunto con quelle condizioni il pesce si mette in moto. Quindi voi avrete sì capotato prima, ma questo vi sarà servito in futuro per riuscire a capire come funziona quello spot a seconda delle condizioni meteo marine. È ovviamente una cosa che impiega mesi, a volte anche anni, per capire bene come funziona, ma la cosa buona, la cosa positiva è che una volta che avete capito più o meno come funziona il giochino, salvo grossi stravolgimenti meteorologici come possono essere magari delle piene o un fattore lunare piuttosto che dei grossi sbalzi di temperatura dell'acqua, più o meno il giochino rimarrà sempre quello, quindi questa è la cosa positiva. Una volta che capite come funziona uno spot, andrete quasi a colpo sicuro in futuro. Un altro fattore che soprattutto i neofiti, i principianti hanno sempre l'amletico dubbio è quello di sapere se l'animazione che stanno dando all'artificiale è corretta oppure no. Questo è un altro grande dilemma, soprattutto per chi inizia. C'è sempre il dubbio appunto, ma sbaglio io nel recuperare l'artificiale in questa maniera e quindi il pesce non mangia perché l'artificiale è animato in una maniera sbagliata, oppure il pesce non c'è? Questo è sempre un po' un dilemma che credo che per molti principianti sia di difficile comprensione. Ovviamente, come detto prima, è una cosa che arriverà con l'esperienza, quindi cercate di andare a pescare. Quando ad esempio in pesca farete magari un determinato movimento all'artificiale che indipendentemente può essere un metal jig, come un long jerk, come un soft bait, quando farete ad esempio un determinato movimento di questo artificiale e avrete uno strike, cercate di ricordarvi in futuro che tipo di animazione avevate fatto, che tipo le sensazioni che avevate avvertito in canna prima appunto dello strike, e cercare un pochino magari di replicarlo in modo che probabilmente, visto che era riuscito a scatenare uno strike, cercate di replicarlo in futuro e probabilmente dovrebbe funzionare la cosa e ridarvi degli altri strike e delle altre mangiate. Poi cos'altro dire? Mi sono dimenticato. Un'altra cosa che potete fare se siete all'inizio, sicuramente molto utile, è quella di mettervi anche in una giornata di mare completamente calmo, in un posto magari leggermente alto, 1-2 metri sopra il livello del mare, da avere una bella visibilità a quello che succede in acqua, e provare gli artificiali. Quindi provate minnow, long jerk, vedere come reagiscono alle vostre sollecitazioni, alle vostre sbacchettate, alle vostre animazioni, per vedere un movimento che vi convinca. Quindi se vedete che un artificiale, magari imprimendolo in un'accelerazione particolarmente violenta, sbanda in una maniera
poco convincente, che non vi convince, perde completamente l'assetto, saprete già anche magari durante un'uscita notturna che non dovete replicare quel tipo di movimento così brutale, perché quello artificiale non riesce a reggerlo e sbanda, e quindi va a perdere il nuoto e potrebbe rilevarsi una cosa deleterea per avere degli strike. Questa è un'altra cosa che potete fare, molto utile, tenetevela a mente. Dopodiché, che altro dire? Abbiamo parlato di cosa? No, boh, direi che tutto è tutto. Il video cosa siamo? Già più di una decina di minuti. No, basta, adesso il video può finire qui. Vi lascio alla vostra quarantena. Quindi, come ho detto prima, se avete delle domande o curiosità, scrivetelo sotto nei commenti per il prossimo video, cosa vi piacerebbe trattassi. Le donnine nude, quelle cose lì no, perché parlo di pesca. Però cercate di appunto scrivermi, partecipare, e vedremo magari di volta in volta se l'argomento riscuote interesse, e sono tanti quelli che lo chiedono, di trattarlo volta per volta. Quindi il video finisce qui, vado a mangiarmi qualcosa con una fame clamorosa, perché a stare in casa in quarantena la fame arriva di buona lena. E quindi ciao ragazzi, statemi bene, buona serata.